amiche e amici di Country Mummy, buonasera e benvenuti al nostro nuovo tutorial. Stamattina avevo pensato di fare un tutorial già in vista della Pasqua, ma visto quanto è successo poi stanotte, visto quello che ci coinvolge a livello internazionale, le brutte notizie che ci arrivano dall'Europa, avevo all'inizio pensato di non farlo proprio per niente, perché è veramente tanta la tristezza che sentiamo nel cuore in questo momento. E poi dalla TV, dai media ci arrivano tante notizie di bambini che scappano con le loro mamme, con i loro cagnolini, con i loro gattini, con i loro giochini. E allora ho ripensato a tutti i bambini che mi seguono sul canale YouTube. Io ricevo tanti messaggi dai bambini, tenerissimi, molti mi hanno detto che amano tanto i miei lavori e allora ho pensato perché non fare qualcosa invece oggi proprio per loro, qualcosa di semplice che faccia bene ai bambini, che li distragga da queste brutte notizie che ci arrivano, ma che dia un po' di leggerezza anche a noi, che in questo momento abbiamo veramente bisogno. E di cosa abbiamo bisogno in questo momento? Avremo bisogno proprio che le cose volgessero al meglio, che ci fosse, che il vento girasse a nostro favore, che avessimo un pochino di fortuna. E allora proprio per questo ho pensato di realizzare con voi un piccolo quadrifoglio, un piccolo portafortuna con la tecnica dell'origami. E questo piccolo quadrifoglio ci servirà poi e quindi lo faremo, adesso vi farò vedere come realizzarlo con la carta e poi con la stoffa, perché così i bambini potranno farlo semplicemente con un cartoncino, mentre voi lo stesso progetto potrete realizzarlo con la carta e ci servirà perché diventerà una applicazione che noi andremo a mettere su questa bellissima tovaglietta che realizzeremo poi insieme nel nostro prossimo tutorial. Eccolo qui, questo è il nostro quadrifoglio, lo andremo a fare stasera, è realizzato con la tecnica dell'origami, è veramente molto semplice. Ma prima di iniziare permettetemi di mandare un saluto a tutte le mie amiche che mi seguono in giro per il mondo. Dirò solo giusto due parole, poi inizieremo a realizzare il nostro progetto. Hi my friends around the world, I am very happy to host you in my kitchen. A lot of kisses and hugs in USA, UK, Mexico, Japan, Netherlands, Thailand, Turkey, Malaysia, Peru, Mexico, Chile, Spain, Canada, Singapore, Japan, New Zealand, Australia, and of course, Ukraine. Okay, this evening we are doing a quick and easy project. So I hope you are happy for this. This is a four leaves clover. Yeah, yes, it's okay. Now, let's be. Ok, cominciamo. Are you ready? Ok. Per cominciare venite da questo lato e così vi faccio vedere come fare. Ok, eccoci qua. Allora, per realizzare un quadrifoglio noi abbiamo bisogno di realizzare 4 singoli petali e quindi abbiamo bisogno di 4 quadrati di cotone della medesima dimensione. Credo di averli tagliati di 10 centimetri. Va bene? Perché faremo 4 petali separati che poi assembleremo. In questo caso adesso quello che vi faccio vedere è un po' più grande di quello che ho realizzato sulla tovaglietta, perché così è più facile per voi vedere tutto il procedimento. In realtà è veramente semplicissimo. Quindi procuratevi della stoffa di cotone dalla quale taglierete 4 quadrati di 10 cm. So you need cotton fabric. You have to cut 4 square 10 centimeters, ok? Adesso andiamo a lavorare prima con la carta, che così lo facciamo vedere ai bimbi. Allora prendete il vostro quadratino e andate a piegarlo in due in questo modo, ok? E poi ancora in due in questo modo. Facciamo poi un'ulteriore piegatura. Andiamo
a far combaciare sulla metà che abbiamo piegato, in questo modo. Quindi abbiamo piegato a metà e poi ancora a metà. Giriamo da questo lato e con l'aiuto della piegatura centrale andiamo a formare, come si fa con le bacchette praticamente, due triangoli così. Due triangoli, in questo caso, eccoli qua. Con la carta naturalmente non abbiamo bisogno del ferro da stiro, quando faremo con la stoffa avremo bisogno del ferro da stiro. Adesso andiamo a piegare i due triangoli, li tiriamo con il vertice in su, appoggiamo e pieghiamo fino ad arrivare al lato di fronte, al lato opposto, in questo modo qui. Ok? Quindi riposizioniamo da questo lato, mettiamo un ditino dentro la carta e facciamo un triangolo così. E poi ancora pieghiamo quest'altro lato per ottenere un altro triangolo. La stessa cosa qui. Pieghiamo e pieghiamo. E abbiamo due triangoli. Adesso questo vertice lo facciamo combaciare piegandolo con questa riga. Quindi così. E infine, perché praticamente abbiamo finito, pieghiamo quest'ultima parte, questo di qua e questo di qua all'interno. E abbiamo ottenuto praticamente un cuore. Questi cuori, una volta che ne avremo fatti 4, andranno ad essere uniti tra di loro e formeranno il quadrifoglio. Ok? Questo è molto carino, bimbi, perché potete usarlo anche come segnalibro per fermare la pagina del libro che state leggendo. Ed è molto carina, lo potete fare colorato con il cartoncino rosso per la vostra mamma o per il vostro papà. Adesso passiamo a lavorare con la stoffa. Ok. Per la stoffa abbiamo bisogno del ferro da stiro e del nostro amido che ci aiuterà a tenere bene le piegature. Quindi andiamo a fare la prima piegatura, metà. Io resto un pochino col ferro proprio per farla marcare meglio. So, press, 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 press. Ok? Fold and press. Adesso pieghiamo ancora, come abbiamo fatto prima, al centro. In questo caso comincio ad aiutarmi col mio amido. This is made from USA. It's really good. Eccolo qua. Rigiriamo e come abbiamo fatto prima, formiamo il nostro triangolo. Anche in questo caso mi aiuterò con l'amido. Ok? Rigiriamo e riportiamo la punta sul lato opposto. Eccolo qui. Lo pieghiamo bene. Press and spray. Very easy. And of course very quickly. Quick and easy.
siamo a questo punto. Rigiriamo e col ditino facciamo la nostra piegatura. Ecco, qui è veramente necessario aiutarci con l'amido per queste pieghe così piccole, così. Ecco qua, quindi step by step ci aiutiamo con il nostro amido. Anche qui apriamo, schiacciamo, sprayiamo e schiacciamo ancora. Attenzione a non bruciarvi le dita. Io sono tutta ustionata a causa di questi lavori di origami. Hi Sofia from Japan. Ok. And Yuki, of course. Sono due amici che mi seguono dal Giappone. Yuki e Sofia, ma anche Hiroko e tanti altri che so che mi seguono. Sakurako. Ok, guardate che bello, abbiamo ottenuto un cuore e adesso andiamo a piegare ulteriormente, come abbiamo fatto prima, le punte. In questo modo. Perché abbiamo bisogno di fare un quadrifoglio. Quindi le pieghiamo esattamente a metà verso l'interno e sprayiamo. Ci siamo, E infine pieghiamo. Aia, come scotta, come brucia. Scusate se ogni tanto tiro su, ma perché altrimenti non lo vedo bene io. Poi lo rimetto in posizione, Ecco qui, spraio. Ecco, mi brucio. Ecco qui. E abbiamo finito. Adesso magicamente svoltiamo e abbiamo ottenuto il nostro terzo petalo. Lo andiamo ad infilare qui e abbiamo già il nostro trifoglio. Facciamo l'ultimo, così avremo composto il nostro quadrifoglio. Ecco qui, ho fatto anche il quarto petalo. Adesso basterà infilarlo così e avremo realizzato il nostro quadrifoglio. 4-leaf clover. Eccolo qui, ce lo abbiamo. Ora, mi raccomando, cercate il vostro cotone verde, nel vostro colore preferito, tonalità di verde preferito, tagliate i vostri quadratini. Questi sono di 10 cm, ma se lo fate di 8 ancora meglio. E preparateli, così la prossima volta faremo il tutorial per realizzare la nostra tovaglietta per la prima colazione. Guardate quanto è carina, c'è la codina di peluche, c'è il collettino impreziosito dal pizzo, l'occhietto e il quadrifoglio. Profuma di primavera, non soltanto di Pasqua. È il nostro coniglio pasquale, ci servirà per la colazione pasquale, ma possiamo usarlo per tutta la primavera. Va bene? Quindi realizzate i vostri quadrifogli e la prossima volta vi faremo il tutorial del coniglietto e vedremo come applicarlo sul nostro coniglietto. Non solo, preparate tanti cartoncini bambini e tanti quadratini di stoffa, perché la prossima volta vi farò fare anche qualcosa di molto carino per la festa del papà, ok? Allora, io e il mio coniglietto Lilla, il mio coniglietto Lilla, vi salutiamo, vi aspettiamo
al prossimo tutorial. Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube Country Mami perché ci sono per voi tantissimi tutorial gratuiti e il canale stesso è gratuito. Andate a visitare il nostro sito www.countrymami.com www.countrymami.com. Ok? Subscribe YouTube channel Country Mami, ok? It's free, total free. Ok, vi aspetto la prossima volta. Bye bye. Un bacio da Country Mami.